Buongiorno ragazzi, giorno speciale per i milanesi e coloro che vivono nei dintorni di Milano, perché oggi è il 2 novembre 2024 e c'è la fiera di Militalia a Novegro. Si tratta di un appuntamento fisso per gli amanti della Militaria, una delle fiere più grandi d'Italia. Per la prima volta farò dei video per voi, per coloro che abitano troppo lontano da Milano, ma non perdiamo tempo e andiamo subito a cercare. Il primo pezzo interessante di oggi è una rara bomba a mano soprannominata cornuta per la sua strana forma. In questo caso abbiamo di fronte il modello difensivo composto da due calotte in lamiera saldate o unite una dentro l'altra e ribadite. È un modello molto raro, poco conosciuto, utilizzato molto poco in specifici luoghi del fronte della prima guerra. Anche questo oggetto è molto interessante. Trattasi di un Luftminenwerfer, di un proiettile di artiglieria da trincea, in questo caso tedesco, della prima guerra mondiale. Poco conosciuto, in realtà anche poco apprezzato, sebbene molto raro. Granata che veniva sparata attraverso una specie di mortaio pneumatico, quindi era proiettato in cielo grazie all'uso di un fortissimo getto d'aria. Sembra che fosse poco efficiente, quindi ne furono prodotte poche e utilizzate altrettanto poche. Questo è un fumogeno americano barra NATO. Colore? Rosso, c'è scritto. Come fai a dire che è originale? No, allora, originale è anche bruciato. Le scatole sono nuove, quindi non lo so, non potrei garantire che sono pari epoca. Però sono le sue, sono originali. E di quel libro? Bellissimo questo libro, chissà di cosa parla. Ecco, il nostro caro amico stava facendo il pirla, ma questo è un bellissimo libro sulle BAM prototipali della prima guerra. Spettacolare. Per gli amanti dei libri, forse qui siamo di fronte al vero affare della giornata. Si tratta di un raro libro sulle bombe a mano classiche e prototipali sperimentate prima e durante la prima guerra mondiale. È stato scritto dal signor Frey, che si è preso la briga di andare al museo di artiglieria di Torino a fotografare pezzo per pezzo e a descriverlo secondo le informazioni che ha trovato nei documenti. Vi consiglio di comprare assolutamente questo libro se lo trovate, come vi consiglio di andare a fare una visita al museo di artiglieria di Torino, perché è veramente il migliore museo riguardanti le BAM in Italia. Farò prossimamente un video a riguardo. Cosa abbiamo qua? Bomba d'addestramento, sicuramente. Qualcuno dice rumena. No, qualcuno, lo dico io. La cosa caratteristica è che è divisa in due. Aveva la carica nella parte superiore, la parte inferiore qualcosa che faceva fumo. Fumo, Sì. abbiamo i manuali. Anni 20. Scritti in rumeno. Rara. Anni 20. Sì. Bianca e rossa. Anni no? 20 da addestramento. La versione invece Bam a Bam è trovabile e vale più la spoletta che il corpo stesso. RG12, spettacolare. Senza manico. Però Lui dice che il manico aveva la leva, io non me lo ricordavo lì. sì, no, aveva una leva. Che poi sganciava qua il percussore. Sì, ma la leva era praticamente una specie di sicura. Sono stato poi attratto da questo bellissimo colore rosso che ricorda molto le truppe garibaldine, ed infatti si tratta di truppe garibaldine, attenzione, non quelle delle spedizioni dei Mille, ma quelle che hanno partecipato poi all'interno dell'esercito regolare nella seconda guerra di indipendenza. In questo caso si tratta di un baule di un familiare contenente divisa, medaglie ed effetti personali del soldato. Colgo l'occasione per salutare il proprietario di questo banchetto che mi ha riconosciuto e con cui ho scambiato poi 4 chiacchiere. Probabile Tempini. Tempini? Potrebbe anche essere un Hotchkiss americano che avevano il bossolo più lungo. Questo è sempre un Tempini. Le condizioni sono molto migliori, ma è stato saldato in qualche cosa. Perché era probabilmente appoggiato. Questo è più bellino. Però il bosso non c'entra Il niente. boss è brutto. Che è il classico Skoda del proiettile lungo. Svizzera, utilizzata però nella prima guerra mondiale. Credo austriaca. Dagli austriaci, sì. 2 versioni. Con la molla e con la leva. Autopropulsa austriaca. Quindi questo è un compasso da artiglieria. Aspetta, vediamo che cosa c'è scritto sulla scatola. No, c'è un logo lì. Filotecnica Salmiraghi. Ah, della Salmoiraghi. E Viganò. Beh, sì, quella lì. Questo è il cavalletto di uno Stox. Ne abbiamo trovati parecchi in giro, non di cavalletti ma di bombe. Tutta roba da scavo. Guardate che belle fibbie. Sì, allora, questa forse la recupero. Questa è Con ungherese. molta pazienza. Questa già
piastrino di riconoscimento italiano, sembra che ci sia ancora della carta dentro. Questo tipo di borraccia non è comune da trovare, è italiana della prima guerra, una Guglielminetti che non manca mai, ma che purtroppo non ha dei prezzi inarrivabili. Non si sa cos'è. Un bel bossolone che però gli hanno limato via tutto quanto. Sarà un 105. Un 105. Questi sono i contenitori in cartone di che cosa? Delle granate in fibra. Fibra. Sì, sono le offensive, erano 125 grammi di tritolo. Di che periodo? Questo è più o meno tardo Vietnam, direi. Sono quelli di cartone come fumogeni, però erano fatte in vetroresina. Questo è un proiettile da addestramento, un proiettile da mortaio da 60 mm. Questi buchi è perché è fumogeno e c'è anche la sua versione più grande. Questa è tutta roba da scavo, pazzesco. C'è anche l'anno, 43. Fiera finita, ovviamente ho filmato solamente le cose più curiose, o perlomeno le cose su cui sono più ferrato, ma la fiera era piena e ripiena di reperti bellici di entrambe le guerre, dalle elmette alle borracce, ai fucili, alle baionette. Vi faccio vedere come al solito cosa ho comprato io. Come al solito, quando si entra con una determinata cifra di soldi tendi a spenderli tutti quanti. Allora, mi sono comprato questa bella palla da cannone. In genere io non compro palle da cannone per il semplice fatto che purtroppo vengono prodotti tantissimi falsi, o più che altro vengono spacciate per palle da cannone oggetti che in realtà sono o pesi o cuscinetti o magari sfere per abbellimento dei portoni d'ingresso, ma questo sono sicuro al 100% che sia una palla da cannone perché l'ho trovata in un banchetto di una persona che aveva tantissimo materiale da scavo. Dalla fattura, dalla forma, dal peso e da tutto quanto coincide al 100% nell'essere una palla da cannone, quindi per ora ne ho trovate solo di piccoline, spero vivamente di trovarne pure io una. Ho comprato poi anche questo oggetto, potrebbe verosimilmente essere una bamma, è un oggetto molto antico, lo si capisce dalla sua fattura irregolare, da questa fusione, da questa linea di fusione molto marcata, qua anzi si apprezza ancora di più, e dalla sua forma che non è nemmeno sferica, quindi scarto completamente l'ipotesi che si tratti di un ornamento perché è particolarmente brutta, un peso perché è vuota al suo interno, scarto persino il fatto che si possa trattare di una palla da cannone. Esistevano ovviamente quelle cave, ma non è questo il caso perché la forma è molto irregolare, quindi ipotizzo che si tratti realmente di una delle prime BAM epoca settecentesca, se non inizi dell'Ottocento, che venivano lanciate a mano nella mischia durante le battaglie. Un pezzo molto interessante che purtroppo faremo molta fatica a catalogare in quanto non abbiamo modo di capire esattamente di cosa si tratta, essendo di fattura veramente quasi artigianale. A sto giro c'erano veramente tantissimi libri interessanti a prezzi non da bancarella, quindi mi sono limitato solamente all'acquisto di un libro e si tratta di questo conosciutissimo manuale di Calamandrei sulle baionette italiane dal 1814 al 1991. Non sono un particolare amante delle lame, però credo sia bello poter conoscere e riconoscere questi tipi di oggetti quando si trovano specialmente da scavo o al mercatino. Ricordatevi che la conoscenza è potere. L'altro libro sulle BAM prototipali che alcuni di voi avranno subito visto l'ho voluto lasciare al mio amico Andrea che mi accompagnava. Lo ha comprato a veramente un ottimo prezzo, 20 euro, quando il suo valore in realtà si aggira tra i 120 e i 140 euro. Anche perché il mio caro amico Andrea mi ha recuperato una bellissima spaccamela, ovviamente da scavo, quindi non in condizioni eccellenti, comprata ad un mercatino in Veneto, però è con un ferro sebbene un po' bucato molto solido. Con il suo accenditore mancherebbe da recuperare un tappo in ottone o in ferro e un coprimiccia. Se qualcuno di voi ragazzi ha un tappo per una spaccamela e anche un coprimiccia, sono disposto a comprarvelo, fatevi vivi per cortesia. Si può apprezzare anche SP, nome e cognome dell'inventore. È stata una fiera molto interessante come tutte le edizioni di Militalia, c'è della roba molto bella, molto rara, ma a dei prezzi che io reputo non corretti. Io sono più per un collezionismo popolare in cui tutti devono potersi fare la propria collezione senza vendersi un rene. Colgo l'occasione di salutare tutte quelle persone che si sono fermate a salutarmi. Ciao ragazzi, questo video finisce qui, noi ci vediamo alla prossima, ciao belli!